In questo nuovo video di Milano Misteriosa vi voglio raccontare i luoghi e i fatti di una vicenda che sicuramente già conoscerete. In un modo o nell'altro ne avrete sicuramente sentito parlare e sicuramente per chi ha studiato materie letterarie o di queste è appassionato non sarà una novità. Anzi, probabilmente avrà molto da aggiungere nei commenti sotto a questo video. Parliamo di un personaggio tratto dal racconto dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, pubblicato tra il 1840 e il 1842. Avete già capito, vero? Sì, parliamo proprio della monaca di Monza, o per meglio dire la signora di Monza. A questo punto una buona parte di chi guardava il video ci avrà già abbandonati. Peccato. Si perderanno tutto il bello di queste contorte a tratti oscure e inquietanti, persino occulte vicende. Vi chiedo di iscrivervi al canale e di mettere un like al video a questo punto. Ogni iscritto rende il canale più visibile su YouTube e non costa nulla. Prima di tutto dobbiamo dividere il romanzo dalla realtà dei fatti, o per meglio dire dai verbali degli interrogatori del processo alla monaca, conclusasi nel 1608, perché a parte tali documenti tutta la verità ormai è sepolta nella sabbia del tempo. Dobbiamo poi dividere il romanzo, o meglio la parte del romanzo in cui si narra la storia dell'ecclesiastica, in due distinte parti. La versione finale, I Promessi Sposi, ambientato tra il 1620 e il 1630, e poi Fermo e Lucia, che molti indicano essere una prima versione del romanzo. In realtà è una raccolta di bozze, appunti e considerazioni dell'autore e di alcuni lettori e suoi amici, che in buona parte coincidono col romanzo, ma che furono messi insieme e intitolati Fermo e Lucia solo dopo la morte dell'autore. È certo che se esistono i fantasmi di Alessandro Manzoni, morto nel 1863, poco dopo una caduta a terra proprio davanti alla chiesa di San Felice, da cui mai si riprese, si aggira sicuramente ancora per le stanze della propria dimora, in cerca dei manoscritti che non avrebbe mai voluto fossero pubblicati. Egli volle infatti modificare la vicenda della monaca di Monza, eliminando tutta la parte riguardante i particolari scabrosi, oscuri e violenti, focalizzandosi sulla storia della ragazza obbligata dalla famiglia a diventare monaca contro la propria volontà. Di fatto abbiamo tre personaggi con nomi differenti per definire lo stesso soggetto. In Fermo e Lucia Geltrude, nei Promessi Sposi Gertrude con la R e nella realtà Marianna de Leiva i Marino, che prese il nome di Suor Virginia poi dopo i voti. Anche l'amante della signora di Monza nella vita reale, Giampaolo Osio, nel racconto ha un altro nome, ovvero Egidio. Sarà colui che nel romanzo rapirà Lucia per conto di Don Rodrigo con la complicità della signora di Monza, che ovviamente tradirà la fiducia della ragazza consegnandola al proprio rapitore. Osio è una parte molto importante sia nel racconto sia nella vicenda reale. Infatti è colui che circuisce e abbindola la monaca e le sue consorelle e compie un gran numero di omicidi. Anche se da una lettera da lui inviata dopo l'arresto della suora, recapitata poi al cardinal Borromeo, traspare un grande amore verso la donna. Va anche detto che Marianna de Leiva e Giampaolo Osio ebbero due figli, uno maschio nato morto e una bambina che l'Osio riconobbe come sua dopo un po' di tempo e che tenne sempre vicino a sé, nonostante le malelingue e le pressioni per allontanarla di parenti, amici e conoscenti. Tutte queste premesse sono necessarie per non generare confusione tra avvenimenti realmente accaduti, narrazioni della prima stesura e infine I Promessi Sposi, il romanzo finale. Ma se parliamo di Milano Misteriosa, perché parlare della monaca di Monza? Beh, quella che viene chiamata monaca di Monza proprio non era. Era infatti nata a Milano e a Milano morì. Nel romanzo dei Promessi Sposi non si cita quale sia il palazzo della famiglia della suora in giovane età, se ne descrive solo la vicenda che fin dalla tenera età la avevano già designata alla vita monacale. Non per sua scelta, ma per ragioni di dinastia familiare. Nella realtà già il nome della monaca abbiamo un indizio. Marianna de Leiva i Marino era infatti figlia di Virginia Marino, a sua volta figlia di Tommaso Marino, ovvero colui che fece costruire il palazzo
che porta lo stesso nome e che oggi è sede del comune di Milano. Marianna, la monaca di Monza, proprio in questo palazzo nacque e crebbe fino all'età di 16 anni, quando venne fatta monaca e trasferita a Monza. Le stanze della giovane sventurata potrebbero essere quelle ad angolo verso via Caserotte, che danno sulla facciata della chiesa dedicata a San Fedele, dove morì il Manzoni, o meglio dove Manzoni ebbe l'incidente che lo portò poi alla morte. Nel romanzo invece si dice che ella non ricordi di che palazzo si tratti, essendo cresciuta nel convento fin da piccola e non vi fu portata dunque nel romanzo a 16 anni, come in realtà è successo. Presi i voti, la monaca restò nel convento, che si trovava proprio dove oggi c'è la chiesa di San Maurizio a Monza. Tale convento non esiste più. Forse solo l'ingresso di esso è rimasto, come non esiste più l'abitazione dell'Osio, demolita dopo gli atroci fatti avvenuti. Tale abitazione dava proprio sul cortile del convento, così che l'uomo poteva spiare le giovani monache educande da un abbaino. Inizialmente egli tentò l'approccio con una giovane educanda, che però a breve venne trasferita e data in matrimonio al suo promesso sposo. A quel punto Suor Virginia rimproverò l'Osio. Va detto che l'uomo all'epoca aveva già alle spalle 2 omicidi, o forse di più. Infatti uccise per vendetta l'assassino che aveva a sua volta ucciso suo padre e poi un funzionario della famiglia Marino. Proprio per questo Marianna non lo vedeva assolutamente di buon occhio, ciò nonostante dopo breve tempo cedette alle avance dell'uomo e con lui intraprese una tresca amorosa, coinvolgendo in un secondo tempo 2 sue consorelle. Nella vicenda sono implicate almeno 5 suore e un prete, da come è reso noto dai verbali degli interrogatori. Nel romanzo del Manzoni l'Osio si chiama Egidio, come abbiamo detto, e la tresca viene appena accennata, dato che tale personaggio è necessario al fine del racconto per il rapimento di Lucia da parte di Don Rodrigo. Ma in Ferma e Lucia abbiamo particolari molto più precisi e raccapriccianti della storia. Una suora, Caterina Cassini d'Ameda, scopre infatti la tresca amorosa e in un impito di ira, dopo un maltrattamento subito da parte di Gertrude, minaccia di rivelare la verità. Gertrude le confida a Egidio, che non perde tempo a pianificare l'omicidio, coinvolgendo le altre 2 suore, anch'esse molto probabilmente sue amanti. Tale omicidio ad opera di una delle 2 suore viene descritto dettagliatamente negli scritti manzoniani di Fermo e Lucia, così come viene descritto l'occultamento del cadavere da parte di Egidio. Ad un certo punto viene persino citato da Gertrude un pozzo e un fiume che, essendo a Monza, altro non può essere che il Lambro. Ella chiede infatti al suo amante di spostare il cadavere dal luogo in cui era sepolto e di portarlo in un pozzo. Secondo la tradizione popolare e soprattutto i verbali degli interrogatori, questo pozzo sarebbe il pozzo di Usmate Velate, che però non esiste più da tempo, ovviamente il pozzo. Negli atti del processo invece si apprende che è Osio a uccidere Caterina Cassini, con uno o più colpi di quello che viene definito piede di bicocca, un bastone a forma quadrata largo sul fondo e di un legno tendente al rosso, con una parte a forma di diamante. Tale bastone viene definito in parte in legno e in parte in metallo nei verbali del processo. Nei racconti delle 2 complici testimoni viene anche ipotizzato che l'Osio abbia asportato dal cadavere della povera suora la testa. Sempre negli scritti di Fermo e Lucia si racconta come poi Egidio abbia ucciso, pugnalandole, le 2 ancelle della suora, mentre la suora era a Milano interrogata sui fatti che ormai erano venuti alla luce. Si parla delle rive di un fiume come luogo del duplice omicidio, luogo che viene collocato vicino al ponte delle Catene nel parco di Monza. Sappiamo quindi quasi per certo che il ponte è quello della descrizione della fuga delle 2 suore con l'Osio dopo l'arresto di Suor Virginia. Le 2 monache infatti dicono di essersi fermate con l'Osio per pregare in una chiesa a Santa Maria delle Grazie, sempre a Monza ovviamente, proprio nei pressi di tale ponte, dove poi è avvenuta la prima aggressione ad una delle 2 suore, ovvero Suor Ottavia Ricci, che in punto di morte a causa delle numerosissime ferite procurate dall'Osio racconta. E dopo siamo giunti in un luogo da cui si dipartivano 3 vie, e domandando io all'Osio dove menassero, rispose che una andava verso la Santa, l'altra a Velà, ed io soggiunsi che non volevo andare per vie pubbliche, e così ci condusse per la terza. E di nuovo arrivassimo al Lambro,
e vi sono cascata dentro. Suor Benedetta Omati invece racconta, l'altra suora, poi ritornassimo indietro per la medesima strada passando il ponte del Lambro che è vicino a detta chiesa. E quando ne fossimo poco lontani, dietro il fiume dove era un zappello, Losio gettò in acqua Suor Ottavia, la quale era in mezzo tra noi. Va detto che tale pozzo dove verrà poi gettata una delle due monache, secondo gli scritti di Fermo e Lucia, dovrebbe essere vicino al Ponte delle Catene, mentre Usmate Velate è decisamente lontano da esso. Ma questo mistero si risolve sempre leggendo i verbali degli interrogatori. Infatti, dal processo a Suor Virginia leggiamo: Suor Ottavia Ricci viene gettata nel Lambro e colpita più volte in testa col calcio dell'archibugio, arma che Osio le tende per salvarla, fingendo un pentimento improvviso. Suor Ottavia si fa creder morta e riemerge molto più a valle, salvata da un uomo che sta lavorando i campi. Ma le ferite sono troppo profonde. In punto di morte confessa i propri peccati accusando Giampaolo Osio. A Suor Benedetta Onati, anche se testimone dell'aggressione alla complice, per calmarla viene prospettata la fuga insieme a una nuova vita da qualche altra parte. Il giorno dopo l'Osio la getta in un pozzo nel Velate, buttando dentro anche rocce e terra. Quando essa rinviene con una gamba fratturata, inizia ad urlare per avere soccorso e verrà trovata dopo 3 giorni. Ed è qui che, sempre secondo i verbali, viene rinvenuta anche la testa di Suor Caterina Cassini da Mela, la prima delle 3 vittime nel convento. Come abbiamo detto, Suor Virginia viene portata a Milano per essere interrogata. Ed è proprio durante questo interrogatorio che emerge un dettaglio della storia che il Manzoni, o per non conoscenza dei verbali di questi interrogatori, o forse pur conoscendoli per pudore, non racconta. Suor Virginia parla infatti di un amuleto donatole dall'Osio che definisce come essere una calamitta bianca, una sorta di amuleto sessuale che l'Osio le fece prima baciare e poi utilizzare in altro modo, facendoci intendere che fosse stata vittima di un occulto incantesimo e di aver agito sotto influenza di tali malefici. Negli atti del processo leggiamo: detto Osio, sotto pretesto di cose sante, mi fece baciare una cosa legata in oro che teneva alquanto nel berretto, che da poi esso mi confessò che era calamitta bianca portata da lui, e me la fece baciare e toccare con la lingua, alla quale cose era presente Suor Ottavia, e credo che detto prete Arrigone fosse partecipe in queste cose. Ma c'è molto di più. Nei verbali della confessione di Suor Virginia, infatti, leggiamo che ella trova nel suo letto ossa, oggetti rituali e altro, cose che fanno pensare a qualcosa di occulto. Di questo viene accusato un prete di nome Arrigone, che verrà poi condannato a soli 2 anni per aver fornito all'Osio diversi amuleti e un libro, dove si spiegava che per le suore vi era scomunica se uscivano dal convento, non se facevano entrare in esso qualcuno. Libro che poi venne mostrato dall'Osio a Virginia per rassicurarla, dato che ella temeva per la propria anima. Manzoni non cita nulla di questa storia, nemmeno nei suoi appunti. Come detto, o non era a conoscenza o erano troppo scabrosi anche solo per essere presi in considerazione. Ma dove risiedeva Suor Virginia durante il periodo degli interrogatori milanesi? Il luogo era un monastero di Milano e si trova dove oggi c'è il Palazzo delle Poste, in pieno centro. Tale monastero, il monastero di Sant'Ulderico al Bocchetto, era infatti nell'attuale piazza Edison. Dopo il processo, Suor Virginia viene condannata ad essere rinchiusa murata viva in quello che viene definito il convento di Santa Valeria. In realtà non si tratta per nulla di un convento, ma di un luogo di ritiro per vecchie prostitute che non potevano più esercitare la professione e dovevano essere redente. Proprio in questa via, nei pressi della Basilica di Sant'Ambrogio, ci sono interessanti reperti archeologici, visibili solo su richiesta. Sono i resti della chiesa dedicata appunto a Santa Valeria. A questo punto è doveroso fare un'importante aggiunta. Mentre stavo per concludere il montaggio di questo video, aggiungendo videografiche e alcune immagini di tali reperti, ho trovato sul sito milanoarcheologia.beniculturali.it delle immagini molto più dettagliate, un vero e proprio tour virtuale dei resti di quella che era la chiesa di Santa Valeria, adiacenti al ritiro dove Suor Virginia venne rinchiusa e dove passò i suoi ultimi anni libera e redenta.
Tra i resti spicca il pozzo, forse quello che le suore usavano per somministrare acqua miracolosa in alcuni giorni dell'anno ai credenti. Sempre tra queste mura furono trovati dei monili e 2 cripte con all'interno delle ossa umane. Sono forse le reliquie di San Vittore o forse sono altro. Purtroppo i monili non sono visibili in immagini e non ho trovato ulteriori documentazioni a riguardo, ma se i resti umani fossero quelli di Suor Virginia, considerata in aria di santità dopo la sua redenzione e perciò potrebbero essere stati proprio tumulati in questa chiesa, e se i monili fossero quelli a lei appartenuti e donategli dall'Osio, teoria affascinante, vero? Ma proprio durante le riprese video che stavo effettuando in questa via mi sono accorto di un dettaglio davvero interessante. Le colonne della cancellata che porta ad un palazzo moderno sono molto più antiche e recano in cima una sfera, proprio come le colonne infami che venivano un tempo erette in luoghi dove avevano soggiornato persone condannate per eresia o per crimini annessi, come ricorda appunto la manzoniana vicenda della colonna infame. E parlando di colonne infami, dobbiamo anche ricordare quella che fu eretta a Monza, nei terreni dove vi era l'abitazione dell'Osio, poi abbattute. Su questa colonna venne posta un'iscrizione in latino. Mi scuso con tutti i latini per il mio pessimo accento. Damnato meritis ponis Giovanni Paolo Osio ob sua atrocissima homicidia et alia detestabilitia per eum commissa illus et excel. Comes defuentes Ugus provinciae governator ex voto etiam excel, senatus dominum ipsus osi in hoc loco estentem a fundamentis erui et in perpetuo aream issi giussit, erecta ad perpetuam rei memoriam hoc columna a anno dominis 1608. Che tradotto in italiano si può leggere: essendo stato per suoi atroci delitti ed altre atroci enormità condannato Giovanni Paolo Osio alle debite pene, l'illustrissimo ed eccerrimo conte de Feuntes, governatore di questa provincia, anche per voto dell'eccentissimo senato, comandò che la casa di detto Osio esistente in questo luogo fosse atterrata sino dai fondamenti ed in perpetuo restasse piazza alzata via mezzo, per memoria perpetua dell'avvenuto questa colonna l'anno 1608. Tale colonna fu poi misteriosamente abbattuta, tanto che gli autori di tale atto vennero a lungo ricercati. Le suore del convento poi ottennero che non fosse nuovamente eretta. Ultima tappa del nostro viaggio tra i luoghi e le vicende della Signora di Monza è un antico palazzo milanese del 1400 circa, poi più volte rimaneggiato come tutti i palazzi di Milano antichi. Oggi è chiamato Palazzo di Zimbaldi ed è in corso Monforte. Qui Giacomo Osio si rifugiò, dato che il proprietario del palazzo ai tempi chiamato Palazzo Taverna era un suo vecchio amico. Non tanto amico però, dato che assieme a dei suoi sgherri uccise l'Osio, che era nascosto nelle cantine, e ne tagliò la testa, per riscuotere la taglia che pendeva sul feroce assassino. Si narra che il fantasma dell'Osio si aggiri ancora per le cantine del palazzo. E la cosa non mi stupisce, un personaggio simile, difatti in sospeso doveva averne parecchi. Con questa ultima vicenda si conclude questo video molto complesso e decisamente lontano dai racconti manzoniani, ma molto più vicini ai fatti realmente accaduti. I verbali degli interrogatori sono pubblici ormai da tempo, ma questa vicenda potrebbe riservare ancora qualche novità, dato che tali verbali non sono stati interamente tradotti dal latino e alcune pagine risulterebbero poco o per nulla leggibili. Grazie ancora per aver seguito fin qui questo video di Milano Misteriosa. Se avete qualche idea, perplessità, notizia, critica, commento, non esitate ad scriverla appunto nei commenti qui sotto al video su YouTube. Vi risponderò sicuramente. E se non lo farò io, lo farà il fantasma di Osio, di Marianna o di Alessandro Manzoni. Ciao e al prossimo video di Milano Misteriosa.